Ciao, buongiorno. Oggi facciamo la matriciana. La matriciana è il piatto che più ci rappresenta al convivio, è diventato, diciamo, il nostro signature o cavallo di battaglia, detto in italiano. È un piatto che nasce nel 1992, ero davvero molto giovane e allora la matriciana era quella, era un piatto codificato, era un piatto che si faceva così dovunque. In quel momento ero molto giovane, avevo voglia di raccontare le mie esperienze, di raccontare il mio gusto in maniera, diciamo così, un pochino alternativa, diversa. E quindi la matriciana è stato il piatto che mi ha colpito di più per poter cominciare a pensare cosa fare per farlo diventare un piatto ancora più riconoscibile, come marcare di più quei sapori e quei gusti che secondo me sono fondamentali per la matriciana. Quindi ho cominciato a pensare, e la matriciana di cosa è fatta? Pomodoro, guanciale, pecorino, una parte acida e cipolla, che è l'unico elemento di cui oggi è molto discusso. Quindi ho pensato, invece di mettere solo il pomodoro pelato, ho iniziato a fare con due tipi di pomodoro, il fresco ed il pelato. Poi l'altra vera rivoluzione è stata quella di utilizzare il guanciale due volte la quantità del guanciale, quindi il guanciale per fare il sugo ed il guanciale per fare la parte croccante. Prima di questo piatto probabilmente non ne ho notizia, non ne abbiamo notizia di un altro primo piatto dove il guanciale croccante facesse parte del primo piatto. Probabilmente nasce da questo mio piatto. Oggi tutte le amatriciane, le gricie, le carbonare sono fatte con il guanciale croccante. Ma nel 1992, quando ho avuto, diciamo, quest'idea, non si usava utilizzare il guanciale croccante, si usava il guanciale come elemento del piatto. Quindi inizio a fare come dicevo, la salsa, e quindi negli ingredienti 50 grammi di guanciale l'ho tagliato a fette. Ok. Nel frattempo posso anche buttare giù la pasta, perché secondo me la matriciana è un sugo che va fatto espresso e non va fatto cuocere molto, cioè ti devi preparare perché tutto succede in tempi molto brevi, solo così puoi mantenere e esaltare quelli che sono i gusti e le caratteristiche più importanti della matriciana. Quindi mettiamo il sale nell'acqua, butto giù la pasta, nel frattempo il guanciale va. Ora cosa molto molto importante, il grasso, il rapporto tra la parte magra e la parte grassa, più o meno deve essere 50-50. Questo perché? Perché se è troppo grasso, il grasso da solo non conferisce il gusto tipico della matriciana. Se c'è troppo magro succede la stessa cosa, viene un sugo di carne e non più una matriciana. Ora la temperatura deve essere media, il guanciale deve sciogliersi, ma il grasso che si forma non deve prendere colore, deve rimanere bianco, altrimenti il gusto della matriciana cambia, altrimenti diventa un piatto difficile da digerire, altrimenti è un piatto che ci fa male, perché i grassi, se salgono di temperatura,
carbonizzano e poi diventa un prodotto indigeribile, un prodotto che diciamo non è più soltanto, non solo non è più piacevole, ma è un prodotto che può farci male. Lo sciolgo, vediamo che prima piano piano il grasso si scioglie. Ora in un'altra pentola faccio rotolare l'altro guanciale che sarà poi la parte, diventerà la parte croccante che metteremo nel piatto. La pasta con cui faccio questo piatto è uno spaghettone a circa 14 minuti di cottura, è una pasta biologica, io mi affido prevalentemente o quasi esclusivamente a prodotti biologici. Mi piace pensare che il biologico è soltanto l'inizio di un percorso per un mondo più sano, per una cucina più sana, per una cucina che fa bene, fa prevenzione. Piano piano comincia a prendere colore, fa vedere che il grasso rimane bello bianco. Allora, questo lo mettiamo di qua, così acceleriamo un pochino i tempi. La cottura del guanciale è fondamentale per dargli quel sapore che io voglio. Quindi il grasso deve prendere colore, ecco, deve diventare di questo colore. Qui ancora non è ora, il resto ormai è già tutto pronto. Ancora poco e passiamo alla fase successiva. Ci siamo. La cottura è giusta. Quindi metto la cipolla tritata molto finemente. Ora la cipolla ferma la cottura con l'acqua che ha, ferma la cottura del guanciale. Perde la sua acqua, quindi perde la forza. Sì. Aggiungo, diciamo, una nota caratteristica che ha contribuito a dare quel sapore più ampio, più rotondo a questo mio piatto, ed è un mix di aceti, dove la base è un aceto balsamico. Poi aggiungo degli aceti di vino rosso invecchiati. Questo ovviamente è fuori dalla tradizione, ma ormai sono tanti anni che lo faccio, e sono ormai tanti anni pure che altri ragazzi che hanno lavorato al convivio ormai fanno la matriciana con gli stessi ingredienti. Quindi diciamo che l'aceto balsamico è una delle note che non vengono dalla tradizione, che ho aggiunto
ma che hanno contribuito, come dicevo, a dare questo gusto molto rotondo, molto più speziato. Ok, ora una parte dell'aceto è andato in caramellizzazione, quindi darà la parte dolce alla matriciana, e l'altra parte che rimane, diciamo, più cruda contribuisce a dare l'acidità. Ok, ora pizzico di sale. A me piace utilizzare il sale grosso, mi trovo meglio, lo sento di più tra le mani ed è un sale meno lavorato, più naturale. Pizzico di pepe. Ed anche 3 gocce di olio al peperoncino. La matriciana è un piatto piccante, nasce come piatto anche piccante. Ok, ora diciamo altra caratteristica che riguarda un pochino il mio modo di fare i primi piatti che siano della tradizione, che siano della tradizione, è di avere dei sughi molto stretti. Quindi adesso farò cuocere, farò evaporare bene l'acqua che è nel pomodoro, così che quando metterò gli spaghetti dentro la salsa, in pochissimo tempo la salsa si attaccherà allo spaghetto, e questo mi permette di non mantecare, perché se manteco lo spaghetto tira fuori l'amido e questa salsa è come se ci fosse un'aggiunta di panna. Invece non mantecandola ogni gusto, ogni sapore rimane percettibile, riconoscibile. Come faccio a capire quando... Ok, questo è pronto. Come faccio a capire quando il sugo è pronto? Il guanciale deve cominciare a sciogliersi, a cedere, così capisco che il sugo ha assorbito tutto il sapore del guanciale. Ora ritiro l'olio, lo tolgo, la parte grassa la tolgo, mi tengo soltanto il guanciale arrostito. Quasi ci siamo. Ancora un poco, diciamo ancora 2 minuti e siamo pronti. Se durante la cottura l'acqua evapora troppo velocemente, posso sempre riaggiungere un pochino di acqua. Allora, ne aggiungo pochissima, devo fare attenzione anche a non fare un sugo troppo saporito, il guanciale di suo è saporito, però ormai so fino a dove posso spingermi.
infatti di sale ne ho messo pochissimo. Adesso metto questo goccio di acqua. Sì, il sugo è pronto, quindi tolgo il guanciale con cui ho fatto la salsa. Ok, siamo pronti. Adesso in pochissimo tempo non manteco la pasta, proprio per evitare di far uscire l'amido. Invece se facessi un piatto in bianco, cacio e pepe, carbonara, gricia, allora mantecherei molto, proprio perché l'amido mi serve per non far legare, per non far diventare troppo dura la salsa. Ma qui non voglio amido. Ci siamo. Il sugo è pronto. E adesso fuori dal fuoco aggiungo il pecorino. Anche il pecorino non lo manteco perché voglio che non si scioglie nel sugo, quindi faccio questa spolverata, tocco appena appena e posso impiattare. Quindi fodero ok. Aggiungo il guanciale croccante. Così. Ancora una piccola spolverata di pecorino che mi serve a spegnere quel senso di grasso.
e basta. Ed ecco la mia matriciana. Grazie. Perché ha fatto